come comportarsi con una corretta misurazione del fondo e il relativo appoggio del terminale. Questo ce lo diranno i pesci durante la sessione di pesca, però diciamo che ci sono alcune regole di base, e cioè se l'acqua spinge anche in maniera lenta come in questo momento verso valle, quindi esce dal mare, diamo un po' di appoggio all'esca, perché il terminale lavora, diciamo, parallelo al fondo. Qualora l'acqua si fermasse o tendesse a andare verso monte, quindi nella fase di alta marea, di solito nell'ultima ora di marea e nell'ora a seguire, il terminale sul fondo, a causa del cuneo salino che spinge, può creare una sorta di pancia, può tornare indietro. Se stiamo attenti, quante volte è capitato di avere il galleggiante sulla destra, vedere l'affondata, ferrare e accorgersi che il pesce lo abbiamo ferrato sulla nostra sinistra, l'esca era a sinistra. Questo perché? Perché il cuneo salino sotto sta spingendo. In questo caso si tende a pescare precisi, se non addirittura talvolta staccati, se l'acqua si ferma. Se diamo troppo appoggio si rischia di vedere tardi la mangiata o di non vederla affatto e trovare l'esca rovinata. Un'altra accortezza che dobbiamo avere quando peschiamo a lunga distanza è quella di far cadere la sonda e il galleggiante subito sopra, in modo da avere una perpendicolare perfetta che ci rivela l'esatta profondità. Se lanciamo la sonda e stoppiamo il galleggiante in questo modo, quindi abbiamo un'inclinazione, non abbiamo, per effetto appunto dell'inclinazione, l'esatta lettura della profondità. Sono tutte cose che comunque durante una sessione di pesca vanno a fare la differenza, quindi dedichiamo un po' di tempo alla misurazione del fondo per capire, vedere cosa abbiamo sulla linea di passata. Possiamo avere anche una morfologia sconnessa, quindi un dosso, un avvallamento. Queste sono tutte cose che dobbiamo capire durante la misurazione del fondo. In questo caso abbiamo un fondale abbastanza omogeneo.